Ciao a tutti, io sono Pablo. Io sono Roxy. Io sono Simi. Oggi siamo qui per trattare ancora una volta Rosalía, che abbiamo già trattato in 2 video, la collaborazione con Billie Eilish, Lo vas a olvidar, e l'altro è stato invece la collaborazione con Bad Bunny, La noche di anoche, e in entrambi i video penso ci sia piaciuta a tutti e tre, insomma, come artista. Io e Pablo già la conoscevamo da prima. Se vedete i video che metteremo qui sopra nella playlist vi renderete conto anche delle nostre opinioni meglio. E oggi faremo la reaction a 2 canzoni solo di Rosalía questa volta, tratte dall'album El Malquerer. È un album molto bello, un concept album con tutta una storia particolare di fondo, ispirata a un libro medievale. E le 2 canzoni a cui faremo la reaction oggi sono Pienso en tu mirada, che personalmente è la mia preferita appunto all'interno dell'album, e Di mi nombre, che è anche molto bella. Penso e tu mirada, se mi ricordo bene, è dal punto di vista di un uomo che ha un'ossessione, una gelosia molto malsana nei confronti della sua donna. Sì. Ma una cosa dell'album è che lei ogni tanto cambiava il punto di vista della storia, da quello della donna che era la vittima a quello dell'uomo che era il carnefice, ed era molto interessante. Sono curiosa di ascoltare quest'artista. Già dagli ultimi video che abbiamo fatto mi è piaciuta vocalmente, pure come stile di canzone, appunto. Non vedo l'ora di ascoltare queste 2 canzoni. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, hoyuelito que te sale. Oddio. Y del aire cuando Quanto è pasa, bella sta por parte. levantarte el cabello, y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, hasta del agua que bebe, cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada Oddio, perché c'hanno il sangue? una bala en el pecho. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle. Tan bonita que amenaza, cuando calla me da miedo. Tan fría como la nieve, cuando cae desde el cielo. Cuando ma sale sta por la mettendo l'uva. puerta, pienso que no vuelves nunca. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Però anche questo coro di sottofondo secondo me è molto particolare. Comunque i video di quest'era sono fantastici, secondo me, tutti i video di quest'album. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, los hoyuelitos que te sale. Che bel pantalone. Sì. Molto da flamenco, direi. Sì. Qua tutte le informazioni riguardo il video. Ok. Che figata sta parte, oh. Sì, è geniale questa infatti. cosa, è vero. È geniale, veramente. Dice, penso il tuo sguardo come una palla nel petto. Sì, Cioè, come cosa- una balla, cioè è un proiettile nel Cioè, praticamente petto. questo è geloso, vorrebbe che nessuno la ecco guardasse. Ecco perché il questo è sangue. Ecco perché c'erano il sangue. Esatto. Sì, capivi, questa è una simbologia della gelosia malsana che prova nei suoi confronti. Infatti capitava solo c'è ai uomini, scritto- se ci facevi caso. Infatti c'è scritto capitolo tercero celos, che in spagnolo vuol dire appunto gelosia. Beh, la canzone è fantastica, soprattutto nella la parte iniziale e il beat drop sono le mie parti preferite. Sì. E poi nel video ama tantissimo una parte in cui stava lei, tutti quei uomini che tengono tutte quelle armi soldati su di lei. L'ho trovata veramente una bella immagine e vabbè, mi piace tanto. È una delle mie canzoni preferite. Idem. Ma poi per come la canta mi sembra quasi che la raccontasse la storia. Secondo me è un bel modo di cantare. Molto bello, veramente. Poi pure le melodie che usa. Mi è piaciuto pure il ritornello tanto.
Ti rimane in testa poi perché Bella. ripete. Sì, rimane in testa. Ma sai, mi è più piaciuta questa di Malamente, che è passata molto in radio. ok. È molto più bella. Questa è un'opinione questa. molto impopolare. Sarà anche secondo per me, il messaggio. Onestamente anche io preferisco questa qua rispetto a Malamente. Anche io. Adesso faremo la reaction invece a Dimmi Nombre, l'8ª canzone del disco. Applausi. Di mi nombre cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca. Atame con tu cabello a la esquina de tu cama, que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy atada. Yali, 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 ya. Di mi nombre, pon tu cuerpo contra el mío, ya que lo malo sea bueno y mi futuro lo bendecido. Y en el último momento, dime mi nombre a la cara. Yali, yali, Il bello di questo video è girato tutto in una stessa stanza e senza tagli. Questa è una cosa fantastica. yali, 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 ya. Yali, 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 ya. È più Questo l'ho semplice visto, rispetto sì. a Penso tu Mirare, però ha sempre quella, la scenografia era molto bella. Oppure la base, molto nuda e cruda, nel senso Sì. c'era un piano ogni tot tipo, però c'era il beat e Poi poi c'era tipo il c'era battito di i mani. cori tipo gitani. Sì. No, Sì. c'erano Sì, sì, proprio sì, dei- sì. Molto flamenco, insomma. Sì, esatto, poi tenevano molto- tipo con dei beat che rendevano tutto molto bello secondo me. Ma poi la Sì. sua voce, i vocalizzi che ha fatto con la sua voce molto Sì. drammatici, molto appunto Sì. tradizionali, devo dire. Quindi è meno pop forse come canzone rispetto a quella di prima, però a me personalmente piace un sacco. Dimmi nombre, cioè di che cosa parlava più o meno. Il video ha diversi riferimenti, alla fine da quello che ho capito parla sia della sessualità appunto delle donne, soprattutto nel Medioevo, quindi la prova di verginità, infatti c'era il bianco, la purezza e poi la scena appunto del letto, lei appunto che si contorceva sul letto, quella è riferita appunto ai esorcismi, quindi magari anche la visione delle donne nel Medioevo che venivano definite subito possedute appunto dal demonio qualora si ribellassero magari a delle convenzioni sociali, quindi Cioè per trattare temi così pesanti fa video molto geniali secondo me. è un artista veramente artista, Sì, molto. Non immaginavo fosse così profonda. Esatto. E già lo sapevo perché io non guardavo tanti video di Rosalía, però mi ascoltavo le sue canzoni e cercavo traduzioni, leggendo le traduzioni e scoprendo tutta la storia ho visto dei temi che trattava. Anche il concept dell'album è originalissimo, cioè non ho mai visto artisti mainstream, cioè lei vabbè dopo è diventata mainstream, però fare dei concept appunto sul Medioevo, è una cosa originalissima secondo me. Poi lei ha portato anche un pezzo di Spagna nel mondo secondo me, è stata molto brava sia musicalmente che concettualmente parlando a parlare della Spagna appunto più antica, più tradizionale anche, quindi a me piace un sacco come artista sinceramente. No, veramente è molto brava. Secondo me in Italia è sottovalutata perché io non l'ascolto in radio da nessuna parte, a parte quell'epoca di Malamente. Allora, diciamo che secondo lei me- in Italia è conosciuta più per il lato reggaeton, lei è conosciuta più per Ecco, sì. le collaborazioni tipo quella con J Balvin. Fra le due io ho preferito Piensa in tu Mirà, infatti darò alla canzone un bel 9, ma pure 9,5 e al video 9. Wow! Mentre Dimmi Nombre mi è piaciuto proprio il concept molto, molto originale alla fine, secondo me vorrei pure ascoltare tutto l'album. Metterò alla canzone 8, al video 8 dai. Penso in tu Mirare per me vale 10 e il video vale 9, invece di Milan per la canzone vale 7,5 e il video vale 8. Per me invece Vincent Mira, l'ho detto già prima, è la mia canzone preferita dell'album, quindi 10 alla canzone e al video anche 10 dai. Invece a Dimmi Nombre darei 8 sia video che canzone. Se vi è piaciuto questo video vi invitiamo come sempre a mettere un like qui sotto, se volete iscrivetevi al canale e come sempre al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao a tutti!